Buongiorno, benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questo carinissimo cappello a forma di orsetto. Ho realizzato una taglia a 3-6 mesi, ma nel corso del video vi darò delle indicazioni anche per realizzare una taglia più piccola o delle taglie più grandi. Ho realizzato questo cappellino per una femminuccia, infatti come potete vedere ho utilizzato il fucsia, ma potete tranquillamente cambiare colore, realizzarlo per un maschietto o renderlo unisex. Questo dipende sempre da voi. La realizzazione di questo cappello è veramente molto semplice, infatti, questo progetto è adatto anche ai principianti. L'unica cosa che lo rende, diciamo, particolare e molto carino da vedere è proprio l'utilizzo di queste decorazioni, che sono molto facili da realizzare, ci vuole soltanto un pochino di pazienza poi per cucire tutto. Come potete vedere all'interno del cappello non si vedono cuciture, ma nel corso del video vedrete come ho fatto ad ottenere questo risultato. Adesso vi lascio la spiegazione, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre vi ricordo che potete mandarmi le foto dei vostri progetti o se avete delle richieste o se avete bisogno di chiarimenti attraverso i miei canali social, TikTok, Facebook, Instagram e Pinterest, di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille. L'occorrente per il progetto di oggi: un gomitolo di lana, questo è un misto lana, quindi 50% lana, 50% acrilico, ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 175 metri circa. Poi degli avanzi di lana fucsia e nero, sempre della stessa grandezza della lana bianca, poi ognuno può scegliere i colori che più preferisce. Un uncinetto 2,5 ed un uncinetto numero 3, l'imbottitura, un marcapunto, una forbice, un metro e un ago da lana. Il filato bianco prendo l'uncinetto numero 3 e realizzo un cerchio magico, quindi una volta girato il filo in questo modo, formando una sorta di X, inserisco l'uncinetto qui e blocco il tutto con una catenella. Una volta formato il cerchio magico, cosa faccio? Entro al suo interno e lavoro un punto basso. Poi prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso entro sempre all'interno del cerchio magico e vado a lavorare altri 10 punti bassi. Quindi in totale, compreso il punto marcato, dovrò avere 11 punti bassi. Una volta lavorati i miei 11 punti bassi, chiudo il cerchio magico, lo stringo il più possibile, tolgo il marcapunto, metto questo filo così in orizzontale in modo tale da nasconderlo, entro qui nel primo punto basso, quindi dove avevo il marcapunto, e chiudo il tutto con un punto bassissimo. E il primo giro è terminato. Adesso cosa faccio? Mi alzo con 2 catenelle. Queste 2 catenelle non le considero un punto, quindi mi raccomando non vi sbagliate. Poi carico il filo sull'uncinetto, rientro qui dove ho appena chiuso il giro e lavoro un punto alto. Adesso prendo il marcapunto e segno questo punto. Quindi mi raccomando, le 2 catenelle non vanno considerate come un punto, ma come primo punto va considerato il punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro qui dove ho appena lavorato il punto alto, ossia nel punto di chiusura del giro, e lavoro un secondo punto alto. E in questo modo ho lavorato un aumento. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso punto.
Adesso semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro, ossia per ogni punto del giro precedente devo lavorare un aumento, quindi se nel giro precedente avevo un totale di 11 punti bassi, alla fine di questo giro devo avere un totale di 22 punti alti. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutti i miei aumenti, adesso ho un totale di 22 punti alti. Adesso taglio il filo iniziale perché ormai l'ho nascosto e vado avanti con la lavorazione, quindi tolgo il marcapunto, entro qui dove ho il marcapunto sia nel primo punto alto disponibile e chiudo il giro con un punto bassissimo e anche questo giro è terminato. Adesso cosa faccio? Mi alzo con 2 catenelle proprio come ho fatto prima, quindi il discorso è sempre lo stesso, queste 2 catenelle mi servono per alzarmi di giro, ma non vengono considerate come punto. Adesso carico il filo sull'uncinetto e cosa faccio? Vedete qui dove ho lavorato il punto bassissimo, quindi io entro all'interno del punto bassissimo in questo modo. Vedete ho una solina sull'uncinetto, adesso entro anche nel punto dove ho lavorato il punto bassissimo, così, e poi semplicemente lavoro un punto alto. E così ho lavorato il primo punto e in questo modo non si vede poi quello scalino un pochino brutto di quando si effettua la chiusura del giro. Adesso prendo un marcapunto e segno questo punto e poi cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo stesso identico punto sempre nello stesso modo, mi raccomando, quindi prima entro nel punto bassissimo, poi entro nel corrispondente punto di chiusura del giro e poi lavoro un punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Poi filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, punto successivo e lavoro un punto alto. E semplicemente adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza, ossia un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto fino ad arrivare qui dove dovrò terminare con un punto alto, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato. Quindi adesso vado avanti con il giro e noi ci rivediamo tra un po'. Allora, come potete vedere, ho terminato anche questo giro e sono andata avanti ripetendo la sequenza un aumento, un punto alto, infatti ho appena terminato con un punto alto. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso il giro è terminato e cosa faccio? Ricomincio proprio come ho fatto prima, quindi mi alzo con 2 catenelle che non considero come un punto, carico il filo sull'uncinetto, entro prima qui nel punto bassissimo, poi entro nel punto dove ho lavorato il punto bassissimo e semplicemente poi lavoro un punto alto. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo stesso identico punto, sempre nello stesso modo e lavoro un secondo punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Quindi ho lavorato un aumento e 2 punti alti. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso punto. Poi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. E adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo sempre questa sequenza, ossia un aumento 2 punti alti, un aumento 2 punti alti, fino ad arrivare alla fine del giro dove devo terminare con 2 punti alti. Noi ci rivediamo qui.
Allora, come potete vedere, sono andata avanti per tutto il resto del giro ripetendo la sequenza, un aumento, 2 punti alti. Ho appena terminato con 2 punti alti, quindi adesso tolgo un marcapunto, entro qui dove ho il marcapunto sia nel primo punto alto disponibile e chiudo il giro con un punto bassissimo. Vedete, la tecnica delle 2 catenelle serve proprio per non far vedere poi nessuno spazio e avere un lavoro ben compatto. Quindi adesso mi rialzo con 2 catenelle. Carico il filo sull'uncinetto, entro proprio come vi ho fatto vedere prima, ossia prima entro sul punto bassissimo, poi entro nel corrispondente punto dove ho lavorato il punto bassissimo e lavoro un punto alto, prendo un marcapunto e segno questo punto. Per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto dove ho appena lavorato, sempre nello stesso modo, e lavoro un secondo punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto alto. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro, ossia un aumento e 3 punti alti. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, lavoro un secondo punto alto. Punto successivo, lavoro un terzo punto alto. Quindi, come potete vedere, è veramente molto semplice lavorare questo giro. Io adesso vado avanti a lavorare ripetendo sempre un aumento e 3 punti alti, un aumento e 3 punti alti fino ad arrivare qui e noi ci rivediamo qui. Mi raccomando, dovete terminare con 3 punti alti. Allora, come potete vedere, sono andata avanti per tutto il resto del giro ripetendo sempre la stessa sequenza, ossia un aumento e 3 punti alti. Ho appena terminato con 3 punti alti, proprio come vi avevo anticipato. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto, ossia nel primo punto alto, e chiudo il giro con un punto bassissimo. E anche questo giro è terminato. Adesso mi alzo con le mie solite 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro qui nel punto dove ho appena chiuso il giro come vi ho spiegato prima e lavoro un punto alto. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo punto e lavoro un secondo punto alto e in questo modo ho lavorato un aumento. Quindi come potete notare ogni giro inizia sempre nello stesso modo, ossia con un aumento. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un quarto punto alto. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro, ossia un aumento e 4 punti alti. Ve lo faccio rivedere. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso punto. Adesso filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, punto successivo, lavoro un secondo punto alto, punto successivo, lavoro un terzo punto alto, punto successivo, lavoro un quarto punto alto. Quindi come potete vedere anche questo giro è veramente molto semplice, semplicemente si ripete questa sequenza per tutto il resto del giro, devo terminare sempre con 4 punti alti, noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Allora, come potete vedere sono andata avanti a lavorare tutto il resto del giro e questo è il risultato. Ho appena terminato con i miei 4 punti alti e adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Mi alzo con 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro qui dove ho chiuso il giro come vi ho spiegato prima e lavoro un punto alto. Prendo il marcapunto e segno questo punto. E non vi preoccupate se il cerchio non è piatto perché deve venire un pochino
incurvato. Adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto ed ecco qui il mio aumento. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, lavoro un secondo punto alto. Punto successivo, lavoro un terzo punto alto. Punto successivo, lavoro un quarto punto alto. Punto successivo, lavoro un quinto punto alto. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro, ossia un aumento e 5 punti alti. Ve lo faccio rivedere. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso lavoro 5 punti alti, quindi punto successivo un punto alto, punto successivo secondo punto alto, punto successivo terzo punto alto, punto successivo quarto punto alto, punto successivo quinto punto alto. Quindi continuo a lavorare così tutto il resto del giro, la sequenza è sempre la stessa e noi ci rivediamo qui per vedere come terminare. Devo avere sempre 5 punti finali. Allora, come potete vedere, ho continuato a lavorare tutto il resto del giro come vi ho detto, ho terminato con 5 punti alti, adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove ho il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Mi alzo con le mie solite 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro qui dove ho chiuso il giro come vi ho fatto vedere precedentemente e lavoro un punto alto. Prendo il marcapunto e segno questo punto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, lavoro un secondo punto alto. Punto successivo, lavoro un terzo punto alto. Punto successivo, lavoro un quarto punto alto. Punto successivo, lavoro un quinto punto alto. Punto successivo, lavoro un sesto punto alto. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro, quindi un aumento e 6 punti alti. Adesso vi faccio rivedere un'altra volta la sequenza, quindi entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso punto. Adesso lavoro 6 punti alti, quindi punto successivo, un punto alto, punto successivo, secondo punto alto, punto successivo, terzo punto alto, punto successivo, quarto punto alto, punto successivo, quinto punto alto, punto successivo, sesto punto alto. Quindi vado avanti a lavorare così tutto il resto del giro, devo sempre terminare con 6 punti alti, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato. Noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere ho terminato anche questo giro, qui ho sempre i miei soliti 6 punti alti, quindi il giro è giusto e posso andare avanti. Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso mi alzo come al solito con le mie 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro qui dove ho appena chiuso il giro ed entro come vi ho spiegato prima e lavoro un punto alto. Prendo il marcapunto e segno questo punto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, lavoro un secondo punto alto. Punto successivo, lavoro un terzo punto alto. Punto successivo, lavoro un quarto punto alto. Punto successivo, lavoro un quinto punto alto. Punto successivo, lavoro un sesto punto alto. Punto successivo, lavoro un settimo punto alto. Quindi, come potete vedere, ogni giro lavoro un punto alto in più. Adesso cosa faccio? Ricomincio la sequenza, quindi punto successivo, lavoro un aumento. Adesso entro nel punto successivo e vado a lavorare 7 punti alti, quindi un punto alto,
punto successivo, secondo punto alto, punto successivo, terzo punto alto, punto successivo, quarto punto alto, punto successivo, quinto punto alto, punto successivo, sesto punto alto, punto successivo, settimo punto alto, e semplicemente continuo a ripetere questa sequenza per tutto il resto del giro, ossia un aumento e 7 punti alti, e devo sempre terminare con 7 punti alti. Noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Come potete vedere ho terminato anche questo giro, qui ho un totale di 7 punti alti, quindi il mio giro è terminato nel modo corretto e adesso posso chiudere il tutto. Quindi entro qui dove avevo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo, poi allargo leggermente la solina e adesso vado a misurare questa circonferenza. Questa parte del cappello viene chiamata corona ed è la parte che serve per sviluppare bene la misura del cappellino. Quindi adesso cerco di appiattire il più possibile la mia circonferenza, perché vi ricordo che non è dritta ma ha una forma leggermente a conca, e ho una misura di circa 13 centimetri. Questa misura va bene per la taglia che voglio andare a sviluppare, ossia una taglia 3-6 mesi. Se volete realizzare una taglia un pochino più piccola vi consiglio di fermarvi magari un giro prima, mentre se volete realizzare una taglia più grande vi consiglio di proseguire con gli aumenti e ad ogni giro aumentare di un punto alto, ossia adesso ho appena lavorato un aumento e 7 punti alti, il prossimo giro, se volete realizzare la taglia più grande, lavorerete un aumento e 8 punti alti, e poi continuerete un aumento e 9 punti alti e così via fino ad arrivare alla misura della corona che vi serve. Comunque in descrizione vi lascio una tabella con delle misure standard delle varie taglie, così potete regolarvi e realizzare la taglia che vi serve. Allora adesso vado a reinserire l'uncinetto nella mia asolina e vi spiego come continuare la lavorazione. Mi alzo con 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro qui nel punto dove ho chiuso il giro, sempre come vi ho spiegato ad inizio spiegazione, e lavoro un punto alto. Prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Quindi come potete vedere questo giro è diverso da prima, non ho iniziato con l'aumento. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto alto. Quindi non lavoro né aumenti né diminuzioni. Una volta arrivata alla fine del giro, ossia qui, cosa faccio? Chiudo il giro con un punto bassissimo qui dove ho messo il marcapunto e poi inizio una nuova riga proprio come vi ho fatto vedere adesso, e continuo a lavorare sempre punto su punto e semplicemente continuo a ripetere questa riga fino ad arrivare all'altezza del cappellino da me desiderata. Nel mio caso, per una taglia 3-6 mesi, l'altezza consigliata è di circa 15 cm. Adesso vi faccio vedere anche come misurare questi centimetri, ossia piego il cappellino a metà, vedete adesso sono ad un'altezza di circa 8 cm, quindi io devo andare avanti fino ad arrivare a 15. Quindi mi raccomando, dovete prendere la misura piegando il cappellino a metà, iniziando proprio dall'inizio. Quindi adesso vado avanti a lavorare tanti giri di punto su punto a punto alto fino ad arrivare all'altezza da me desiderata. Noi ci rivediamo quando ho terminato tutti i giri. Allora, come potete vedere sono andata avanti con i miei giri di punto su punto a punto alto e sono arrivata all'altezza da me desiderata. Vi dico con esattezza anche quanti giri ho lavorato. Ho lavorato un totale di 12 giri di punto su punto a punto alto. Adesso
Ho piegato a metà il cappellino e vi faccio vedere a quanti centimetri sono arrivata. Allora, ho una altezza di circa 15 centimetri e mezzo e va bene per la taglia che sto realizzando. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Poi lavoro una catenella e taglio il filo e la prima parte del cappellino è terminata. Adesso cosa faccio? Piego a metà il cappellino in questo modo, quindi cerco di creare proprio due metà perfette e con l'aiuto dei marcapunti vado a segnare i punti dove andrò a realizzare i paraorecchie. Allora cosa faccio? Piego a metà così il cappellino e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti. Quindi prendo un marcapunto, riconto per sicurezza i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e qui nel settimo punto inserisco un marcapunto e ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato. Quindi in totale tra un marcapunto e l'altro, anzi compresi i due marcapunti, devo avere un totale di 14 punti. Adesso questo stesso procedimento lo ripeto dall'altra parte del cappellino. Quindi mi raccomando, da un marcapunto all'altro devo avere 14 punti. Quindi piego sempre nello stesso modo il cappellino, prendo un marcapunto e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e qui nel settimo punto inserisco un marcapunto e ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato. Poi se proprio volete essere sicuri di aver diviso bene il cappello potete contare anche i punti tra un marcapunto e l'altro, tra le due parti opposte e vedere se avete lo stesso numero di punti anche in quel caso. Allora, una volta fatto questo e diviso bene il cappellino, posso iniziare la lavorazione del primo paraorecchio, se si dice così. Allora, adesso cosa faccio? Riapro il cappellino e inizio da una parte. Mi raccomando, lavoro dalla dritta, quindi dalla parte esterna entro, riprendo il mio filato bianco, riprendo l'uncinetto numero 3, tolgo questo marcapunto e mi raccomando, faccio attenzione a non perdere il punto, inserisco l'uncinetto qui nel punto e mi aggancio in questo modo al filato. Adesso faccio passare il filo. Prendo questo filo iniziale, lo sposto in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Lavoro una seconda catenella e qui nella seconda catenella inserisco il marcapunto per ricordarmi appunto che qui inizia il mio nuovo giro. Adesso carico il filo sull'uncinetto, metto questo filo in orizzontale per nasconderlo, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto alto fino ad arrivare all'altro marcapunto. Mi raccomando, lavoro un punto alto anche sul marcapunto giallo. Quindi in totale dovrò avere dal primo marcapunto a qua 14 punti alti. Noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Allora, come potete vedere ho lavorato i miei 14 punti alti. Adesso cosa faccio? Mi alzo sempre con 2 catenelle. Inserisco il marcapunto nella seconda catenella. Poi giro il lavoro in questo modo.
Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto il punto dove ho lavorato le 2 catenelle, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Quindi vedete ho 3 asoline sull'uncinetto, chiudo solo le prime 2 e mi rimangono 2 asoline. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto alto non chiuso. Vedete mi sono rimaste 3 asoline sull'uncinetto. Adesso carico il filo e chiudo le 3 asoline insieme. In questo modo ho lavorato una diminuzione. Poi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, punto successivo e lavoro un secondo punto alto, punto successivo, lavoro un terzo punto alto, punto successivo, lavoro un quarto punto alto, punto successivo, lavoro un quinto punto alto, punto successivo, lavoro un sesto punto alto, punto successivo, lavoro un settimo punto alto, punto successivo, lavoro un ottavo punto alto. Una volta lavorati gli 8 punti alti, lavoro una diminuzione, proprio come ho fatto ad inizio giro. Quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Mi devono rimanere 2 asoline sull'uncinetto. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto alto non chiuso. Mi devono rimanere 3 asoline sull'uncinetto. Adesso chiudo le 3 asoline insieme ed ecco qui la mia diminuzione. Poi tolgo il marcapunto successivo, entro qui dove avevo il marcapunto sia nella seconda catenella del giro precedente e lavoro un punto alto. Adesso ho terminato questo giro, cosa faccio? Lavoro 2 catenelle, metto il marcapunto nella seconda catenella, giro il lavoro, salto il punto dove ho lavorato le 2 catenelle e vado a lavorare una diminuzione, proprio come ho fatto prima. Quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso, mi rimangono 3 asoline e chiudo le 3 asoline insieme. Adesso semplicemente lavoro un punto alto nel punto successivo, un secondo punto alto nel punto successivo, un terzo punto alto nel punto successivo, un quarto punto alto nel punto successivo, un quinto punto alto nel punto successivo ed infine un sesto punto alto. Adesso lavoro una diminuzione sempre nello stesso modo. E una volta lavorata la diminuzione, tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto alto. Ed anche questo giro è terminato. Adesso mi alzo sempre con 2 catenelle, metto il marcapunto nella seconda catenella, giro il lavoro, salto il punto dove ho lavorato le 2 catenelle e lavoro una diminuzione, sempre nello stesso modo. Adesso lavoro 4 punti alti, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, punto successivo, secondo punto alto, punto successivo, terzo punto alto, punto successivo, quarto punto alto. Adesso lavoro una diminuzione sempre nello stesso modo. Poi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto alto. Ed anche questo giro è terminato. Adesso cosa faccio? Mi alzo sempre con le mie solite 2 catenelle, inserisco il marcapunto nella seconda catenella, giro il lavoro, salto il punto dove ho lavorato le 2 catenelle e vado a lavorare una diminuzione, sempre nello stesso modo. Adesso lavoro nel punto successivo un punto alto,
punto successivo, un punto alto e poi lavoro una diminuzione, sempre nello stesso modo. Poi tolgo il marcapunto, entro dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto alto. Adesso vado a lavorare l'ultimo giro. Cosa faccio? Mi alzo sempre con le mie 2 catenelle, inserisco il marcapunto nella seconda catenella se voglio mantenere il punto, altrimenti potete anche non metterlo. Poi salto il punto successivo, entro in quello dopo ancora e lavoro un punto alto, non chiuso. Salto il punto successivo, entro in quello dopo ancora e lavoro un punto alto non chiuso. Quindi mi devono rimanere 3 asoline sull'uncinetto. Una volta ottenute le 3 asoline sull'uncinetto, carico il filo sull'uncinetto e le chiudo tutte insieme. Adesso semplicemente tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto alto. Poi lavoro una catenella e taglio il filo e in questo modo ho completato il primo paraorecchie. Adesso nello stesso identico modo vado a lavorare l'altro paraorecchie. Quindi io non ve lo faccio vedere perché il passaggio è sempre lo stesso. Noi ci rivediamo quando ho terminato anche l'altra parte, così poi vi faccio vedere come ripassare con il fucsia tutto il cappellino. Allora, come potete vedere ho terminato di realizzare i paraorecchie, adesso posso spiegarvi come andare a ripassare tutto il cappellino. Qui, vedete, ho inserito 2 marcapunti, non sono necessari, mi serviranno soltanto per la spiegazione, quindi state tranquilli se non avete messo dei marcapunti lì. E adesso posso iniziare a ripassare con il fucsia, quindi prendo il cappellino e lo metto dalla parte dove c'è la chiusura, prendo il filato fucsia, prendo l'uncinetto numero 3, mi raccomando non vi sbagliate, e cosa faccio? Come vi stavo dicendo, parto proprio qui da dove ho chiuso il giro prima, quindi dove ho tagliato il filo, e parto da 2 punti prima, quindi inserisco l'uncinetto qui nel secondo punto prima della chiusura, mi aggancio in questo modo al fucsia e faccio passare il filo. Adesso, prima di lavorare la catenella, sposto il filo iniziale in questo modo, in modo tale da bloccarlo, e lavoro una catenella. Poi tiro bene questo filo iniziale in modo tale da assicurare bene il punto, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Dove ho lavorato la catenella potete decidere se mettere un marcapunto per riconoscere il punto iniziale oppure no, visto che essendo fucsia non c'è bisogno di riconoscere il punto. Adesso entro qui dove ho chiuso il giro in precedenza, entro proprio all'interno del punto, quindi dove ho lavorato il punto bassissimo e lavoro un punto basso. Nel frattempo vedete metto il filo iniziale fucsia e il filo tagliato bianco in orizzontale in modo tale da nasconderli. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Adesso semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad arrivare all'incirca 2 punti prima del punto dove mi sono agganciata per creare il paraorecchie. Noi ci rivediamo quando sono arrivata qui per vedere come continuare. Allora, come potete vedere,
Sono andata avanti a lavorare punto su punto e sono arrivata all'incirca 2 punti prima del punto dove mi sono agganciata per creare il paraorecchie. Adesso cosa faccio? Allora, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Adesso vedete qui c'è il punto dove mi sono agganciata per creare il paraorecchie. Si riconosce proprio perché visivamente si vede, vedete? Queste sono le 2 catenelle con cui mi sono agganciata. Quindi adesso cosa faccio? Entro proprio nel punto dove sono entrata per creare le 2 catenelle, quindi qui, e lavoro un punto basso. Adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. In questo modo ho lavorato un aumento ed ho creato la base di appoggio del resto del paraorecchie. Adesso cosa faccio? Entro qui dove c'è la prima catenella e lavoro un punto basso. Poi entro qui dove c'è la seconda catenella e lavoro un punto basso. Adesso entro qui nel punto alto successivo e lavoro un punto basso. Adesso entro nel punto alto successivo e lavoro un punto basso. Per la precisione entro prima nella prima parte e poi nella seconda parte e lavoro 2 punti bassi e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso tutto il resto del paraorecchie fino ad arrivare al primo marcapunto. Allora, come potete vedere, ho continuato a lavorare tutto il resto del mio paraorecchie punto su punto a punto basso e questo è il risultato. Dove c'è stato bisogno ho lavorato un punto basso e dove c'è stato bisogno ne ho lavorate 2. Adesso devo lavorare l'ultimo punto basso, alto, scusate, quindi cosa faccio? Entro nella prima parte e lavoro un punto basso, entro nella seconda parte e lavoro un punto basso. Adesso vedete qui dove ho messo i marcapunti per farvi vedere bene come andare a lavorare questa parte. Allora, qui è dove ho lavorato le 2 catenelle, quindi cosa faccio? Entro nella seconda catenella e lavoro un punto basso. Poi rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. Adesso entro qui dove ho lavorato la diminuzione. E cosa faccio? Anche qui vado a lavorare 2 punti bassi, quindi entro una prima volta e lavoro un punto basso. Entro una seconda volta e lavoro un secondo punto basso. Adesso vedete qui io ho un altro marcapunto perché dove ho lavorato il punto alto finale. Cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui e anche qui vado a lavorare 2 punti bassi. Quindi un punto basso, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. E in questo modo ho lavorato tutta la parte, diciamo orizzontale del paraorecchie. Adesso cosa faccio? Semplicemente ricomincio a lavorare punto su punto a punto basso proprio come ho fatto dall'altro lato. Poi quando arrivo qui nella parte, diciamo del punto dove mi sono agganciata per creare il paraorecchie, proprio come ho fatto dall'altro lato, vado a lavorare 2 punti bassi e poi semplicemente continuo a lavorare tutto punto su punto a punto basso fino ad arrivare all'altro paraorecchie, dove ripeto lo stesso passaggio che vi ho fatto vedere adesso, ossia nel punto dove mi sono agganciata lavoro 2 punti bassi, poi continuo punto su punto, qui dove ho messo i marcapunti lavoro per ogni punto 2 punti bassi, poi ricomincio tutto punto su punto, qua 2 punti bassi e poi continuo punto su punto fino ad arrivare qui al punto prima del punto dove mi sono agganciata. Noi ci rivediamo proprio qui per vedere come terminare il tutto. Non vi faccio vedere tutto il passaggio perché è veramente molto semplice. Allora, come potete vedere, ho ripassato tutto il resto del mio cappellino proprio come vi ho detto. Adesso sono arrivata qui alla fine, vedete, ho lavorato l'ultimo punto prima del punto dove mi sono agganciata e adesso cosa faccio? Senza chiudere il giro, quindi vedete lascio tutto aperto, taglio il filo e sfilo l'uncinetto, così.
Adesso cosa faccio? Prendo un ago da lana e vado ad effettuare una chiusura invisibile. Questo perché così il cappellino viene più rifinito e non si vede quello scalino antiestetico che di solito viene con la chiusura appunto bassissimo. Quindi adesso cosa faccio? Vedete qui è dove ho lavorato la catenella con cui mi sono agganciata. Io entro nel punto prima, dopo insomma dipende da come vogliamo vedere, in questo modo. Quindi vedete, prendo tutte e due le asoline del punto, mi raccomando, e faccio passare il filo. Adesso cosa faccio? Torno indietro nel punto dove ho tagliato il filo ed entro proprio nel centro. Quindi vedete, prendo soltanto l'asolina di dietro, così. Adesso faccio passare il filo, ma prima di far passare l'ago vado ad inserirlo anche in questa asolina che si vede qui sotto, vedete? Così. Quindi una volta fatto passare l'ago, stringo bene il filo, cerco di ricreare più o meno la stessa grandezza degli altri punti, così, e una volta fatto questo, giro il lavoro in modo tale da avere il rovescio davanti a me e cosa faccio? Vado a bloccare la mia chiusura. Quindi entro qui in un qualsiasi punto del punto basso fucsia, l'ultimo lavorato, e vado a bloccare il tutto con un nodino, così. Poi per sicurezza vado a lavorare un altro nodino e una volta fatto questo passo con l'ago attraverso i vari punti bassi fucsia in questo modo e vado a nascondere il filo. Quindi mi raccomando, fatelo passare attraverso alcuni punti, non vi fermate proprio ai primi, in modo tale da bloccare bene il filo. E una volta fatto questo, prendo le forbici e taglio il filo in eccesso, perché in questo modo ho nascosto bene il tutto e come potete vedere dal video la chiusura non si vede, sembra un normale punto lavorato. Devo dire è veramente molto soddisfacente questo metodo. Allora, una volta fatto vedere questo, vi spiego come realizzare le varie decorazioni e partiamo proprio dalle orecchie. Allora, metto da parte il cappellino, prendo il filato bianco, prendo l'uncinetto, questa volta il 2,5, quindi mi raccomando prendo l'uncinetto un pochino più piccolo e cosa faccio? Realizzo un cerchio magico. Quindi creo la mia solita X, inserisco l'uncinetto in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Adesso sfilo il dito, chiudo un pochino il cerchio magico, entro al suo interno e lavoro un punto basso. Prima di andare avanti prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro.
Adesso entro all'interno del cerchio magico e vado a lavorare altri 10 punti bassi. Quindi mi raccomando, compreso il punto marcato, devo lavorare un totale di 11 punti bassi. Una volta lavorati gli 11 punti bassi, chiudo completamente il cerchio magico, poi tolgo il marcapunto, metto il filo iniziale in orizzontale in modo tale da nasconderlo, entro qui nel punto marcato e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso, prima di andare avanti, prendo il marcapunto e cosa faccio? Vedete, qui è il punto dove ho lavorato il punto bassissimo, conto dal punto prima 1, 2 e metto il marcapunto nel terzo punto. Quindi devo lasciare 2 punti liberi, mi raccomando, il punto bassissimo non va considerato tra i 2 punti. Adesso mi alzo con 2 catenelle. E anche qui nella seconda catenella inserisco un marcapunto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro, poi carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto in cui ho chiuso il giro e lavoro un punto alto. In questo modo è come se avessi lavorato un aumento. Adesso metto il filo del cerchio magico in orizzontale per nasconderlo e cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo punto e lavoro un secondo punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso punto. E semplicemente adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro fino ad arrivare qui dove ho messo il marcapunto lilla, lavorando tutti aumenti, quindi per ogni punto lavoro un aumento. Io adesso vado avanti, noi ci rivediamo quando sono arrivata in prossimità del marcapunto, così vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere, ho continuato a lavorare tutto il resto dei punti lavorando degli aumenti. Adesso tolgo il marcapunto lilla e entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto alto. Poi rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto alto. E come potete vedere, ho lavorato tutto il giro di aumenti tranne gli ultimi 2 punti, ossia 2 punti che non avevo segnato. Adesso lavoro una catenella e cosa faccio? Vedete, qui c'è un punto alto. Ogni punto alto, se fate caso, è composto da 2 parti. Io entro nella prima parte, qui, in questo modo, vedete? E lavoro un punto basso. Adesso entro nella seconda parte del punto alto e lavoro un punto basso. Vedete? Adesso entro qui nel punto dove ho lavorato l'ultimo aumento e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo, sia il punto basso lasciato libero, e lavoro un punto basso. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Poi entro qui dove ho lavorato le 2 catenelle iniziali e lavoro un punto basso. Adesso entro nella prima catenella e lavoro un punto basso. Tolgo il marcapunto e quindi entro nella seconda catenella e anche qui lavoro un punto basso.
Adesso cosa faccio? Innanzitutto taglio questo filo in eccesso perché ormai l'ho nascosto e mi dà soltanto fastidio. Poi mi alzo con 2 catenelle. Nella seconda catenella non metto alcun marcapunto perché questo è il giro finale, quindi non ne ho bisogno. Adesso vedete qui è dove prima sono entrata, ossia nella seconda catenella per lavorare il punto basso. Io rientro in questa seconda catenella e lavoro un punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Punto successivo, lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso punto. Punto successivo, lavoro un punto alto. Punto successivo, lavoro un aumento e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro fino ad arrivare in prossimità della fine dell'orecchio, alternando la sequenza un punto alto e un aumento, un punto alto e un aumento, un punto alto e un aumento, fino ad arrivare qui, ossia nel punto prima dell'ultimo punto basso, dove noi ci rivediamo per vedere come terminare. Mi raccomando, la sequenza è un punto alto, un aumento. Allora, come potete vedere ho continuato a lavorare tutto il resto del giro come vi avevo detto, ho appena lavorato un punto alto e un aumento, adesso devo andare a lavorare l'ultimo punto basso disponibile. Cosa faccio? Entro in questo punto e lavoro un punto alto. Adesso qui sembra che ci sia uno scalino, ma dopo quando vado ad unire anche la parte fucsia non vi preoccupate che si sistema tutto. Quindi lavoro una catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il tutto ed ecco qui la parte bianca è terminata. Nello stesso identico modo andrò a realizzare anche la parte fucsia. Io già ce l'ho pronta, infatti ve la faccio vedere, eccola qui. Mi raccomando, ho utilizzato sempre l'uncinetto numero 2,5. Adesso vi faccio vedere come unire le due parti. Allora, prendo la dritta del fucsia e l'appoggio al rovescio del bianco. Quindi mi raccomando, devo mettere così, in modo tale che le due parti cucite sono le parti diciamo del rovescio del lavoro e le due parti della dritta siano le due parti che poi si andranno a vedere sul cappellino. Quindi adesso cosa faccio? Entro qui nel primo punto disponibile del fucsia, ossia nella seconda catenella, ed inserisco l'uncinetto. Entro nel corrispondente punto dalla parte bianca in questo modo, quindi vedete ho sia la parte bianca che la parte fucsia sull'uncinetto. Adesso prendo il filo bianco, mi aggancio in questo modo e semplicemente faccio passare il filo. Adesso prendo il filo iniziale, lo sposto in questo modo per andarlo a bloccare e lavoro una catenella. Adesso metto i due fili in orizzontale in modo tale da andarli a nascondere, entro nel punto successivo fucsia e poi entro nel corrispondente punto dalla parte bianca e lavoro un punto basso. Poi entro nel punto successivo fucsia, entro nel corrispondente punto bianco e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo fucsia, entro nel corrispondente punto dalla parte bianca e lavoro un punto basso. E adesso semplicemente continuo a cucire punto su punto a punto basso tutto il resto dell'orecchio fino ad arrivare qui alla parte dove ho tagliato il filo fucsia. Quindi cucire le due parti è veramente molto semplice, devo soltanto lavorare a punto basso e noi ci rivediamo tra un po'.
Come potete vedere sono andata avanti con la cucitura e questo è il risultato. Quindi ho semplicemente continuato a cucire punto su punto a punto basso fino ad arrivare qui al termine della prima parte dell'orecchio. Adesso cosa faccio? Questa parte di sotto la lascio aperta, quindi la lascio separata. Quindi lavoro una catenella, mi raccomando, le due parti fucsia e bianche non devono essere cucite insieme ma devono rimanere separate. E adesso cosa faccio? Vedete qui c'è un punto alto. Io entro nella prima parte del punto alto, qui, e lavoro un punto basso. E nel frattempo metto anche il filo fucsia che ho tagliato prima in orizzontale in modo tale da nasconderlo mano a mano nella lavorazione. Adesso entro nella seconda parte del punto alto e lavoro un punto basso. Adesso, vedete qui è dove c'è il piccolo scalino, cosa faccio? Entro direttamente nel punto basso disponibile e lavoro un punto basso e vedete in questo modo lo scalino non si vede più. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso. Punto successivo, punto basso. Punto successivo, punto basso. Adesso qui ho le due catenelle iniziali, cosa faccio? Entro nella prima catenella e lavoro un punto basso, entro nella seconda catenella e lavoro un punto basso. Quindi ho semplicemente ripassato tutta la riga a punto basso e questo è il risultato. Adesso taglio questo filo fucsia in eccesso, tanto ormai l'ho nascosto, e cosa faccio? Qui vedete è dove ho unito il filo ad inizio cucitura, entro proprio qui in quel punto e anche qui lavoro un punto basso. E adesso semplicemente ripeto lo stesso passaggio del fucsia, soltanto che sulla parte bianca. Quindi entro nella prima parte del punto alto e lavoro un punto basso. Entro nella seconda parte del punto alto e lavoro un punto basso. Adesso continuo a lavorare tutto punto su punto a punto basso, proprio come ho fatto prima con la parte fucsia. Quindi per ogni punto basso disponibile lavoro un punto basso. E poi lavoro un punto basso nella prima catenella disponibile e un punto basso nella seconda catenella disponibile. Una volta terminato di ripassare tutto punto su punto a punto basso, entro qui nel primo punto basso lavorato sulla parte fucsia e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella e taglio il filo, ne lascio un pochino perché questo filo lo utilizzerò per andare a cucire l'orecchio al cappellino.
Quindi sfilo l'uncinetto, tiro bene il tutto ed ecco qui l'orecchio è pronto. Guardate che carino. Quindi, come vi dicevo prima, la parte sopra è cucita insieme, ma la parte sotto deve rimanere aperta perché poi andrò a cucire mantenendo questa distanza. Nello stesso identico modo si realizza anche l'altro orecchio, vedete io già l'ho realizzato, adesso vi spiego come cucirli. Allora, riprendo il cappellino, lo piego bene a metà. Mi raccomando, fate molta attenzione a questo passaggio. Vedete qui conto 1, 2, 3, 4 e 5 punti. 5 giri, scusate, 1, 2, 3, 4 e 5 giri, compreso il cerchio magico iniziale. E poi posiziono l'orecchio proprio qui, dopo il quinto giro, e occupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri. Quindi prendo delle spille e posiziono l'orecchio. Mi raccomando, come vi stavo dicendo prima, sotto l'orecchio deve rimanere aperto e non chiuso, quindi considerate ci deve essere un pochino di spazio. Una volta fissato l'orecchio, controllo di averlo messo bene. E cosa faccio? Qui nella parte finale del filo inserisco un ago e vado a cucire l'orecchio. Cosa faccio? Allora, innanzitutto prima entro nel punto basso qui dell'orecchio, lo prendo il punto intero, mi raccomando, tutte e due le asoline, e poi vedete qui ho il punto alto del cappellino, entro prendendo soltanto un'asolina del punto alto, in questo modo, vedete? Ho preso soltanto una solina, non sono passata sotto il punto alto, ma proprio dentro una solina del punto alto e faccio passare il filo. In questo modo la cucitura viene bella pulita e nella parte interna del cappellino non si vede alcun filo. Adesso cosa faccio? Entro sempre in una solina del punto alto, in questo modo, e poi entro nel punto successivo dell'orecchio, così, e tiro il filo. Adesso entro nel punto successivo dell'orecchio, poi entro nel corrispondente punto alto sul cappello, mi raccomando prendo sempre soltanto una solina del punto alto e faccio passare il filo. Adesso entro in una solina del punto alto successivo, così, e entro nel corrispondente punto sull'orecchio e tiro il filo. E semplicemente continuo a cucire in questo modo tutto il resto dell'orecchio. Quindi, come potete vedere, è veramente molto semplice da cucire, in quanto devo entrare una volta da un punto dell'orecchio a una solina del punto alto del cappellino, una volta entro da una solina del punto alto del cappellino e rientro nell'orecchio. Quindi è veramente molto semplice cucire queste orecchie e come potete vedere qui nel rovescio del lavoro non si vede niente, vedete? Non ci sono fili, in modo tale poi da non dare fastidio al bambino. Quindi io adesso continuo a cucire così tutto il resto dell'orecchio. Noi ci rivediamo quando sono arrivata in prossimità della fine per farvi vedere come terminare. Mi raccomando, dovete prendere soltanto le asoline dei punti alti. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la cucitura dell'orecchio e questo è il risultato. Adesso l'orecchio è cucito, lo devo soltanto andare a bloccare. Cosa faccio?
Allora, adesso, ho il filo che, esce dal cappello, quindi entro in un asolina del punto alto, successivo, entro, nel corrispondente punto del cappello e faccio passare il filo. Poi entro, in questo punto dell'orecchio, entro nel corrispondente punto sul cappello, prendo sempre e solo la solina e vado a bloccare il tutto con un nodino. Quindi creo un cappietto e inserisco l'ago in questo cappietto e poi semplicemente tiro il filo. Tiro bene, ok. Adesso per sicurezza vado a fare un altro nodino, sempre nello stesso modo. Okay, adesso, semplicemente inserisco l'ago, dentro, l'orecchio, facendo attenzione a farlo passare tra la parte bianca e la parte fucsia e, semplicemente poi taglio il filo. Okay, in questo modo l'orecchio è cucito bene, sono veramente soddisfatta del risultato. Adesso nello stesso identico modo vado a cucire anche l'altro orecchio, quindi mi raccomando salto sempre 5, righe, partendo dal cerchio magico e poi posiziono l'orecchio che deve rimanere aperto e lo vado a cucire come vi ho fatto vedere. Allora, io adesso termino questo, poi noi ci vediamo, tra qualche giorno con la seconda parte del video dove vi spiego come realizzare tutte le altre parti. Intanto fatemi sapere se questo tipo di video vi piacciono e fatemi sapere se vi è piaciuta la spiegazione. E mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate che in descrizione ci sono i miei contatti social per mandarmi richieste o per chiedere informazioni. Noi ci vediamo la prossima volta con la seconda parte. Ciao ciao!